Giulio, cosa succede? Cosa sono queste scatole che vanno completamente contro il tuo ordine costituito? Ah, ce ne dobbiamo andare? Ah, molto bene. Sì. Spiegami. Ti spiego, Sono preoccupato. ti spiego, queste scatole Sì. sono le scatole di quanto necessario per un impianto micro, un impianto desktop, un impianto piccolino da salotto che, secondo me, non ha senso provare in questo ambiente acusticamente trattato, quindi Hai ragione, lo si andiamo va di là. a fare tutto nel salottino. Ma non è che mi hai tolto i miei quad per mettere l'impianto? Chi può dirlo? Seguiteci e lo saprete. Allora, www.edodigi.it.com, subscribe, campanella, tra poco, ciao! Ciao! Che layout diverso dal solito, che facciamo? Ci appoggiamo, come due studentelli. Comodamente. Ma sì, allora, la faccenda Basso, eh? secondo me è un po' questa, cioè la considerazione. Partiamo dal fatto che ci hanno mandato, e noi ringraziamo i signori di SMSL tramite Aoshida Audio, distributore, questo piccolo integrato, molto grazioso, SMSL, AO300 che è un amplificatore Sì. DAC, e amplificatore per cuffia bilanciato e sbilanciato. un sacco di cose. Piccolissimo, lo vedete? Ora, è molto probabile che un oggetto di questo genere non finisca in un ambiente d'ascolto acusticamente trattato, dedicato esclusivamente all'ascolto, come Sala 2. È molto più probabile che finisca in un salotto di una casa, come potrebbe essere questo qui. O sul desktop di un O sul computer. desktop di un computer. Ora, dal momento che ci veniva piuttosto male fare le riprese in un ufficio con il desktop e il monitor davanti, Non che aveva copiva, senso, non aveva esatto. senso, abbiamo deciso di trasferirci, spostarci e diteci poi se vi sembra una buona idea, però insomma pensiamo adesso che le recensioni future degli impianti di questo tipo, questi piccolini domestici, forse ha più senso farle in un contesto di questo tipo. Un contesto dove, ad esempio, un diffusore bookshelf bass reflex Esatto. viene messo a parete. Quasi. Quasi a parete. Sacrilegio! Sì, sacrilegio per l'audiofilo che è in noi, ma per la persona normale, mi si passi il termine, forse è la soluzione quasi più frequentata. E questi nuovi, perché questa è proprio una nuova tendenza, quindi io e Giulio ci siamo detti, ma è giusto cavalcare questa nuova tendenza, perché? Perché fa parte dell'ascolto di qualità, non è la stessa cosa che ascoltare con lo speaker Bluetooth mono sì, o sì. con le casse del computer, e quindi è qualcosa che non solo è interessante esplorare, ma è anche un modo per far sì che sempre più persone poi si appassionino a quella che è la riproduzione di qualità. Ecco, quindi siccome è un segmento sempre più frequentato, perché ci sono amplificatori in classe D piccoli, perché la gente non ha spazio, perché si passa tanto tempo davanti al computer, per esempio, che ci siamo detti è molto giusto andare anche in quella direzione. Casse piccole, ci vogliono casse piccole, Polk Audio Monitor XT15. Volevo ringraziare tanto pubblicamente Alessandro D'Agostini che ce le ha prestate. Perché? Perché queste sono delle casse molto economiche, costano 149 euro la coppia circa, Sì. E sono proprio la giusta alternativa a casse più costose, perché questo amplificatore, non l'abbiamo detto ma lo diciamo, costa 269 euro, e quindi è giusto abbinarci delle casse più o meno dello stesso livello. 269 euro l'amplificatore più 149 euro sono 369, 400 e spicci. Esattamente, siccome c'è anche il Bluetooth non ha bisogno teoricamente di sorgente. Ma siccome voi sapete quanto io adoro il Bluetooth, cioè zero spaccato, nonostante Giancarlo lo avesse già configurato, io non ce l'ho fatta, ho portato il mio Raspberry con Audio Linux sopra, quindi l'impianto è rete, dati, cablata, Raspberry,
con Audio Linux, collegato in USB e stiamo ascoltando Qobuz utilizzando come interfaccia utente la simpatica app JPlay che voi conoscete bene perché l'abbiamo già provata. Ma non vi spaventate, perché questo è un po' da geek, un po' da esperti, perché potete comprare un qualsiasi media player in commercio anche molto economico e lo potete collegare o attraverso l'ingresso RCA, perché questo ha un ingresso analogico RCA, oppure attraverso l'USB. E sì, quindi oppure ci attaccate il computer, ci attaccate il portatile, sì, esatto. come questo Mac che sta qua sotto, non so se lo vedete, ci attaccate il Mac, attaccata con il cavetto USB all'ingresso USB e Esatto. festa finita. Esatto, tra l'altro la connettività, perché finiamo di descrivere la connettività, prevede anche un ingresso HDMI e ARC, HDMI giusto, Se no ti menano. e ARC, perché questa è la seconda versione è il 300 Pro, perché il 300 normale, quello vecchio, aveva qualche cosa di diverso, tra cui la non compatibilità con le ARC, per cui ci collegate il televisore e potete sentirvi pure il televisore. La partita. No, io no, perché sono acalcico, non lo so tu, ma no, insomma, pure ecco. io non sono un gran frequentatore della televisione in E generale. quindi ottico coassiale. Dal punto di vista dell'amplificatore Dunque, l'amplificatore ha il classico chip Infineon che abbiamo già incontrato anche in altre realizzazioni. Volumio, per esempio, l'Integro aveva l'Infineon. È l'Infineon MA5332 che ha dichiarato oltre 100 watt a canale su 8 ohm, diciamo questo amplificatore dichiara 85 watt su 8 ohm, io sarei sereno se ne tirasse fuori 60, 55-60, anche perché l'alimentatore a 220, altra comodità piuttosto di avere la scatola esterna, è integrato però sì. Ovviamente essendo integrato, essendo il prodotto molto piccolo, più di tanto non si può pretendere. Il DAC che sa fare? Allora, il DAC è un DAC, un C54 131 che è un 32768 DSD 64 DOP. DOP, ok, perfetto. Ok, quindi è in grado di gestire anche il DSD sì, fa tante cose, sì. Quindi insomma, dotazione più che dignitosa. Più che dignitosa, e devo dire, allora, display dal quale, che non ha un lettering proprio che mi piace da morire, però è carino, si vede bene. E più che altro, lo state vedendo in overlay, gli si possono cambiare i colorini. Quindi Giulio è impazzito. Certo, giallo, verde, rosso, già, esatto. Lo potete abbinare all'arredamento. C'è anche una funzione equalizzatore. C'è una funzione equalizzatore, c'è il sub-out. Sub-out, certo. C'è il sub-out e c'è la possibilità, Giulio ha tanto gradito, di cambiare i filtri fra 4 o 5 filtri diversi. Va bene. Vabbè. Anche se, aspetta, no, mi correggiamo parzialmente perché sennò sembra che io sono il nemico giurato dei filtri. Rispetto a come esce dalla scatola, il filtro che ho scelto dopo un po' di su e giù, questo qui, con questi diffusori, con tutto quello che c'è, suona un po' più aperto, con un po' più di aria, e quindi tutto sommato in questo caso qui è stata una gradita sorpresa. Telecomando che noi inizialmente abbiamo detto non funziona, invece no, ci avevamo messo le batterie scariche. Ovviamente si può abbinare anche con casse più grandi, è ovvio. Sì, certo. Però è così piccolino che viene voglia di metterlo in un contesto raccolto, ristretto, dove, ve lo immaginate, è difficile pensare che possa esserci questa scena, questa profondità, queste tante cose. Però lasciamole pure per dopo. Esatto, lasciamole per dopo. Allora, adesso apriamo. Chissà se riesco, sì, ci sono delle viti semplici, facciamo lo sventramento e poi l'ascolto. E io devo dire una cosa, devo fare uno spoiler, come dicono le mie figlie. È piacevole. Sì, ecco. Ma vabbè, ok, sì, okay. Lo dico dopo, okay. Stavo subito per dire ecco. una... Ciao, a dopo, ciao. Ciao.
Allora, prima di tutto, se io dovessi dividere, cioè contare il numero di componenti e dividerlo per 269 euro che costa, verrebbe veramente... No, perché il colpo d'occhio di questo integrato è impressionante. Cominciamo a concentrarci sull'alimentatore, che è veramente grande, tra l'altro è dual mono, cioè ha due alimentatori separati per il canale sinistro e per il canale destro, e questo grosso fascio di cavi che servono poi per collegarsi con la motherboard. Già è ragguardevole, almeno ragguardevole. Quindi alimentatore collegato direttamente con la vaschetta e con l'interruttore, con il filtro RF, e poi andiamo sulla scheda principale. Questo è il dissipatore del chip finale. Non è enorme, ma è un chip che ha un'efficienza elevatissima e quindi non ha bisogno di un dissipatore troppo grande. Queste sono le bobine e i condensatori d'uscita. Non mi aspettavo di trovarci dei Vima rossi, che tu sai a me piacciono tanto, però comunque ci sono due Epcos che non sono male per niente. Questi celesti sono chiaramente il colore della Epcos. La Vima usa il rosso, la Epcos usa il celeste. Non c'è cablaggio per i connettori dei diffusori. Eh sì. Sono proprio saldati sulla motherboard. Questo è lo splendido modulo Bluetooth che a te piace tanto. Sì. Il DAC che è questo. Questa è tutta la parte di alimentazione, vedete, più 7 volte e meno 7 volte. Questa è la parte di alimentazione dei circuiti audio, che comunque più 7, 0, meno 7 non è male per un prodotto di questa classe di prezzo. Ricordo che più la tensione è alta e più c'è tensione in uscita e dinamica, ovviamente. Certo. Questa è la parte invece di stabilizzazione dei 5 volt, e qui infatti vediamo scritto un 5 volt microscopico qui sotto. Poi relè che asserve all'uscita cuffia, bilanciata e sbilanciata. Ok. E questo è il circuito stampato che poi sul pannello frontale porta i due connettori. Moduli transistor per l'uscita cuffia. L'uscita cuffia non è particolarmente potente, ma insomma comunque riesce abbastanza agevolmente a pilotare buona parte delle cuffie. E quindi Giulio... ordinatissimo come sempre. Sì, è super ordinata, fatto bene, materiali buoni, pannello frontale in alluminio. Sinceramente si rimane perplessi del prezzo di acquisto, no? Sì, sì, assolutamente. Questi 4 binding post che accettano sia banane che cavo spellato, che non sono piccoli, tra l'altro, HDMI ottico, USB, e c'è poi scritto HDMI ARC, eccolo esatto. lì. L'USB oramai immancabile C per forza, sì. Ingresso linea, ingresso digitale e uscita subwoofer. E quel connettore coassiale che sta sopra? Questo è l'antenna Bluetooth, che a te si vede che ti sta Bluetooth, antipatica. scusa, No, figurati. Figuriamoci, l'ho pure installata prima, quindi... L'unica cosa ovviamente è che l'uscita sub è un'uscita che manda il segnale direttamente al sub, ma non fa il filtraggio verso le uscite di potenza. Ok, allora andiamo all'ascolto. Yes. Ok, a me ha convinto, un bel oggettino. No, ma ben fatto. Ben fatto. Ciao, Ciao. tra poco, ciao. Allora Giulio, prima ti sei interrotto durante la descrizione. Cosa volevi dire? Adesso ne hai facoltà. Stavo per dirti, non me lo ricordo più. Ecco, questo te l'ho letto negli occhi, dai. No. In montaggio togliamo gli occhi. Allora, no, quello che stavo dicendo è esattamente il fatto che tu dicevi è piacevole. Sì, è piacevole come ascolto di sottofondo. Certo. Ma pure quello ha una sua dignità e un suo perché. Cioè, allora, noi ragioniamo sempre da appassionati di audio con una ritualità dell'ascolto che secondo me è una cosa che nessuno può più permettersi, o quasi. Sì, o insomma, o quantomeno
forse te lo puoi anche permettere, ma di sicuro implica una scelta consapevole, cioè io ad esempio prima mi sono lasciato sfuggire, non sono un grande utente di televisione, e certo perché io la sera tipicamente se non esco, dopo cena la televisione è spenta ma è acceso l'impianto. Io sto seduto davanti alla televisione, no, sto seduto davanti all'impianto e ascolto la musica. Altrimenti non avrei investito tanti soldi sull'impianto, li avrei investiti sulla televisione, forse. Certo. Però mi rendo conto che quante ce ne stanno di persone che hanno questo tipo di approccio all'ascolto? Penso poche, pochissime. Molte di più sono le persone che hanno piacere di avere un buon ascolto di sottofondo. E questo qua, se arrivassi al telecomando che sta là sopra, potrei anche alzare. Eccolo qua, ti alzo io, su. Grazie. Ed è un... sa? Contrabbasso suona pure abbastanza. Non fosse altro che anche se volete destinarlo al vostro computer desktop, è tutta un'altra storia. Che poi è bella questa cosa dell'impianto desktop, ma tu lo usi? Io sì, io sono malato di queste cose, tanto che a me piace un sacco. Io ho il sub, ho i satelliti, ho un amplificatore. Io pure, ma se lo ascolto smetto di lavorare. Ma sai, io un po' sento la radio, un po' sento come sottofondo, cerco di non farlo suonare troppo bene perché se suona bene, come è capitato alcune volte, non lavoro più. Ecco. Io l'ho fatto suonare talmente tanto bene che sono sicuro che se lo accendo, mi metto là in panciolle e ascolto questa cosa bellissima. Però vabbè. Comunque, tutto questo per dire che a fronte di un investimento relativamente contenuto, me lo passate che è relativamente contenuto, almeno questo stavolta me lo passate che è relativamente contenuto. Siamo sotto i 400 euro. 260, sì, 400 euro. 400 euro, dai. E il godimento c'è. C'è, poi tra l'altro questo SMSL che è amplificatore per cuffia, amplificatore DAC, sì. Cioè, è 3 apparecchi in uno per 269 euro, veramente. Poi tra l'altro mi piace la scelta di aver fatto questo prezzo così aggressivo senza bisogno di metterci il DAC di ultimissima generazione, che poi alla fine è più un modo per convincervi a comprarlo piuttosto che un vero miglioramento di prestazioni, perché è vero che male non suona, ma sono convinto che la differenza fra il DAC interno di questo, che è un po' più commerciale, un Sabre o una Saki K6, non si sente. Poi se fosse un DAC puro, ti ricordi quel IFI, che era IFI o FIO, quell'R2R piccolino? Sì. Quella era una bomba, però quello era un DAC da solo che dovevi collegare a un amplificatore. Qui è un ecosistema nel quale qui c'è il pieno rispetto delle prestazioni di tutti gli elementi. Sì. Ecco. Giusto Giulio? Sì, e poi ripeto, anche il fattore di forma. Sfido chiunque a dire è invasivo, è troppo grande, è brutto. A parte che non è brutto, ma comunque è talmente piccolo che non ce la fa a risultare sgradito a chi che sia. Il display è super sobrio, ci sono quelle poche lucine, si può anche abbassare l'intensità della luminosità. Può andare sotto il monitor, cioè tra la fine del monitor e il piede d'appoggio, insomma, cioè la televisione scompare praticamente. Sì. Quindi ecco un suo perché questo apparecchio ce l'ha. E anche qui devo dire una nota di plauso alla SMSL, perché non è il primo che recensiamo, ne abbiamo già visti diversi e mi sembra di poter dire che sono degli apparecchi intelligentemente realizzati nell'ambito di prezzo all'interno del quale si trovano ad operare, e quindi offrono le giuste prestazioni, forse qualcosina di più,
per il prezzo che costano, quindi va bene. Ho due parole sui diffusori, sull'interfacciamento con i diffusori. Ovviamente, allora questi sono dei Polk Monitor XT15, l'abbiamo detto, che sono proprio entry level della Polk, 169 euro, Sì. bus reflex posteriore. Noi abbiamo scelto questi diffusori perché ci sembrava la scelta migliore. Sì. Certe volte magari per uso desktop possono sembrare anche un po' grandicelli, e quindi qualcuno di voi probabilmente preferirà qualcosa di più piccolino, però noi, anche per onorare una gamma bassa che si possa definire tale, abbiamo preferito questo tipo di diffusore. La Polk Audio è un'azienda molto grande, importante, che ha una gamma estesa e che fa del rapporto qualità-prezzo la sua principale bandiera, e devo dire che in questo caso non gli possiamo proprio dire niente. Potremmo fare, Giulio, se riusciamo però a reperirli, uno speciale mini diffusori budget, perché quello potrebbe essere un modo per cominciare a convincere le persone a investire qualcosa su un impiantino che poi magari può essere per la televisione, per il computer, che poi ci cominciate a sentire la musica e poi magari, chissà, finite con le 3/5. Uno speaker Bluetooth di quelli speaker Bluetooth e basta. Può costare anche... Possono costare zero perché li vedo Sì, al grande magazzino dove faccio la spesa, però possono arrivare a costare anche migliaia di euro. anche migliaia. Uno buonino, mediamente Uno buonino buono. costa intorno ai 2,99, 3,99 quelli più Quindi grandi. diciamo che non stai troppo distante come cifra da spendere No. da un impianto di questo E genere. non c'è qua. paragone, anche perché rendetevi conto che quelli, soprattutto quando sono compatti, è vero che hanno il doppio tweeter e quindi sono comunque stereo e non mono come quelli piccoli, però non c'è paragone tra mettere gli altoparlanti distanziati fra di loro o averli a 30 cm l'uno dall'altro. Ci sarà un discreto effetto di circondamento e un discreto effetto stereo, ma non è assolutamente l'effetto stereo che danno due diffusori che sono orientati e opportunamente distanziati. Sì, ecco, non dico opportunamente distanziati perché poi noi adesso per esigenze di ripresa e di ambientazione li abbiamo voluti mettere su una mensola, come poi spesso e volentieri si troveranno ad operare. Nulla vieta però di metterli distanziati, facciamo a 1,5 metri, 2 sì, metri, ma certo. e a quel punto una immagine stereo più che dignitosa Certo. esce fuori. Poi abbinandoci un sub che può costare anche 299 euro, ce ne sono tanti, Certo. alla fine l'ascolto... Cambia radicalmente. Sì. Un'ultima parola la voglio spendere sulla sorgente che abbiamo utilizzato, Sì. perché è vero, abbiamo iniziato l'ascolto con il telefono di Giancarlo collegato in Bluetooth e probabilmente questa sarà la sorgente d'elezione di un prodotto di questo genere, però vi assicuro che il vecchio Raspberry 4, vecchissimo, vetusto, collegato in USB con MPD sopra e quindi visto sostanzialmente dalla app come un renderer UPnP, funziona in maniera egregia. E costa pochissimo, A parte che un Raspberry 4, sì, no, si trovano ancora perché c'è il 5 già da un paio di anni, ma penso che un Raspberry 4, io ne ho comprati su subito.it, faccio proprio, usati, ne ho comprati 4, qualche anno fa ne ho pagati, mi pare, 200 euro 4, ne ho presi. No, con la pandemia sono schizzati, mi ricordo che il Raspberry 4 costava... Con la pandemia costava è anche arrivata 50 euro. sì, è arrivata a costare adesso francamente col fatto che il 5 è in commercio da tanto tempo, Certo, te ritirano sostanzialmente. Va bene, allora vi ringraziamo, fateci sapere perché potremmo fare un video tutorial che riguarda tutto questo tipo di sorgenti, partendo da Raspberry e arrivando a Roon e a JPlay, quindi Sì. fateci sapere se una cosa del genere vi interessa. www.audio2g.it.com, subscribe, campanella, sì, lo dobbiamo dire. Ciao, grazie. Ciao.